Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale Michaela Coca al mio mondo bello. Oggi faremo insieme questo bellissimo braccialetto molto semplice, fine, estivo, ma anche primaverile, vedete così colorato, realizzato con pochi materiali. Siccome non mi voglio allungare, vi faccio vedere subito la lista dei materiali e vi dico di guardare il video fino alla fine perché vi farò vedere alla fine del video altre varianti con altri abbinamenti di cristalli al posto delle perline e materiali di lavorazione tipo il cordino oppure con il cotone. Quindi non perdiamo tempo e partiamo. Servirà un filato, in questo caso io ho usato questo Lumina 12 di Tessiland, che ha lo spessore 0,80, è brillante e molto resistente, ma potete usare anche Lumina 9, c'ha 0,60 di spessore e io ho provato a iniziarlo con questo, però per farvi vedere meglio volevo un spessore più grande, ho preso quello più grande che c'è di Lumina 12, oppure con Lumina 6 che lo potete usare sia da solo o doppio filo, così lo spessore cresce, quindi più lo spessore è grande più uscirà larga la lavorazione, più larga. E vi servirà un bottone, quindi il filato ho detto un bottone e scegliete uno più bello, poi forbici, un uncinetto 1,50, un ago da cucito con la cruna fine per poter passare nelle perline, queste centrali, e ovviamente le perline da 2 mm oppure 8,0, o se volete provare potete provare con i cristallini da 4 mm. Quindi questi sono tutti i materiali. È una lavorazione semplice in 2 step. Prima facciamo la parte esterna, diciamo, e poi andiamo a completare con le perline. Adesso, partendo, dobbiamo lasciare un tipo 30-40, ma forse di più, lasciamo 40-50 centimetri di filo di partenza che ci servirà per andare a inserire le perline. Quindi lascio un po' di filo. Prima di andare avanti vi dico che sul canale trovate con lo stesso tipo di lavorazione questo braccialetto che è interamente all'uncinetto, senza perline, molto semplice, comodo, anallergico. Vedete, la parte centrale è diversa da quello che faremo oggi ed è fatto col cordino. Ok, se non volete perdere i prossimi tutorial vi aspetto ad iscrivervi e a commentare, fatemi sapere le vostre impressioni. Già lo so che questo braccialetto vi è piaciuto tanto, me l'avete chiesto in tanti. Ok, partiamo. Ho detto, mi sono promessa che non faccio più tante chiacchiere. Vediamo se riesco a mantenere. Allora, vado sotto e faccio una prima, aspettate che vi metto vicino, faccio una prima catenella di partenza. Ecco, questa è quella del nodino e vado a farne altre 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, adesso torno nella penultima lavorata, torno qua, prendo il filo e lo lascio sull'uncinetto, vado nella prossima e mi infilo in ogni catenella di base
prendendo il filo e lasciandolo sull'uncinetto. Ho presi 5 e adesso vado in questa ultima, cioè la prima che abbiamo fatto, quella del nodino, eppure qua prendo nel modo che abbiamo 6 maglie sull'uncinetto. Adesso, tornando indietro, prendo le prime 3 insieme, vedete, le prime 3 le vado a lavorare insieme e le chiudo. Questa lavorazione l'ho scoperta da poco dell'uncinetto tunisino ed era fatta per un cordino per le borse, ma a me piace sperimentare e fare accessori, allora ho avuto questa idea di trasformarlo in un braccialetto, aggiungendo ovviamente delle idee nuove. Quindi abbiamo preso i primi 3 insieme, prime 3 maglie, facciamo adesso 3, 1, 2, 3 catenelle, ok, questo tendiamo a tenerlo, a reggerlo così per non mescolarsi, quindi 3 catenelle ho fatto, e la quarta, con la quarta vado a chiudere tutto, quindi passo in tutte e 4 maglie, chiuso tutto e chiudo anche sopra per alzarmi con una catenella. Ok, si è formato questo piccolo archetto. Adesso vado nell'archetto, prendo una maglia, sull'uncinetto, prendo il filo e lo lavoro e lo lascio sull'uncinetto. Poi prendo il filo di nuovo e lo lavoro e lo lascio sull'uncinetto e faccio questa cosa 4 volte. Nell'archetto devo lavorare così e poi lasciare sull'uncinetto 4 maglie. E adesso vado a prendere queste 3 che mi sono formate qua, le ultime, vedete, le prendo tutte e 3 in un'unica maglia e vado tirando un pochino al bordo nel modo che il bordino, vedete, tende a partire da sotto, quindi tirandolo un po' lo mettiamo pari alla lavorazione, perché se non tiriamo un po', poi vedete questa maglia viene bella larga, se non la tiriamo un po' rimane stretto da un lato. Adesso cosa facciamo? Prendiamo di nuovo le prime 3 insieme, quindi prime 3 maglie insieme, reggiamo col dito qua e facciamo le 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle libere e la quarta va a chiudere tutto e una per alzarci, di nuovo 4, una, vado un po' più spedita dentro l'archetto, 2, 2, 3 e 4 e vado a prendere queste 3 dal lato. Devo avere in tutto 6, 2, 4, 6, ricordandomi che quella laterale la devo mettere, stendo un po' così per metterla pari alle altre, così, perché ho fatto 6 in tutto, 2, 4, 6, quindi ricordiamoci una dai lati e 4 in mezzo, mentre per questo, essendo molto spesso il cordino, ho fatto una dai lati
e in mezzo ne ho messe 2 solo nell'archetto, quindi la partenza era di 4 maglie. Ecco, dovete giostrare in base al filato. Questo, essendo più fine, ho fatto con 6 maglie di partenza. Potete fare anche con 8 e qua in mezzo invece di 4 ne farete 6, così esce più largo. E andiamo avanti della lunghezza che ci serve per il nostro braccialetto. Quindi di nuovo faccio 3, 1, 2, 3 catenelle libere indipendenti, come li chiamo io, e la quarta che va a chiudere tutto, e ci alziamo con una e andiamo così avanti per tutta la lunghezza. Poi ci vediamo quando finiamo. Misuriamo tenendo conto della chiusura, quindi vi fermate con la lavorazione pensando a come verrà questa asolina della chiusura. A dopo. Allora ragazzi, ho fatto solo questo pezzo di braccialetto, non è tutto perché vado di fretta, e poi lo vedrete come viene rifinito. Voi continuate della misura giusta del polso. Adesso con questo pezzo iniziale di filo, aspettate, questo pezzo iniziale di filo, prendiamo un ago con la cruna fine ma che faccia passare bene questo filo, che c'ha 12 capi di filo. È un po', ho fatto un po' fatica, ci ho messo un bel po' per farlo passare nell'ago. Se non riuscite, io ho passato un po' di cola stick, oppure mettete cola liquida Azulit senza lasciarla asciugare, la infilate direttamente nell'ago perché poi si indurisce e non entra. Oppure cosa ho fatto? Ho spinto così sul tavolo l'ago con la punta e ho preso ogni capo di filo, vedete, e l'ho fatto attraversare nella cruna. È un po' impegnativo. Se non ci riuscite proprio, o mettete qua al centro dei cristallini da 4, questi potete usare un ago più grosso con la cruna più grande perché ci passa, oppure se volete farlo con queste perline fini più piccole, in questo caso potete anche usare un filato più sottile tipo Lumina 6 dello stesso colore, o se no un filo di nylon che è trasparente, non si vede. Adesso andiamo direttamente con il mettere il bottone, quindi la parte di filo che abbiamo lasciato inizialmente, partiamo col bottone, mettiamo il lavoro sul davanti, vedete c'ha 2 parti, questo è il rovescio e questo è sul davanti, e ci spostiamo un attimo verso il centro di questo primo archetto, e qua andremo a mettere il bottone. Pure qua non sono tanto preparata perché ho trovato questo che non mi piace granché, ma forse nemmeno lo metto provvisorio, diciamo, o non lo metto proprio. Ve lo faccio vedere come si deve fare. Quindi andiamo su e giù, fissiamo il bottone e poi ci spostiamo in questa prossima all'inizio di questo spazietto. Quindi vedete quanto spazio occupa, però più o meno, se il braccialetto è corto lo potete mettere anche metà in fuori e metà attaccato al braccialetto. Vedete voi, dopo che abbiamo messo il bottone, con lo stesso filo
andiamo avanti, vabbè, qua ho fatto un impiccio, fate finta che qua c'è il bottone e iniziamo a prendere una perlina, prendiamo una perlina e uscendo da qua vado a inserire in mezzo tra le maglie che abbiamo fatto, che erano 4, 2 vanno di là, 2 di qua, come un ventaglietto si sono spostate. Quindi vado qua in mezzo e attraverso così e lui si posiziona così. Se volete che non si veda questo filo potete provare a usare un cristallino da 4 come vi dicevo. Prendo un altro, lo mando giù sul filo e andiamo a inserire nel prossimo spazietto, nel prossimo archetto. E facciamo così per tutto il percorso, lo facciamo fino alla fine e poi quando arriviamo qua un capo di filo, vedete, questo è della lavorazione che dobbiamo ancora finire del braccialetto, questo chiuderemo e faremo l'asolina e questo filo che ci è servito per inserire le perline o i cristallini lo andiamo a bloccare dietro e così è fatto. A dopo. Arrivati alla lunghezza desiderata, qua andiamo a chiudere il braccialetto con un po' di maglie basse, una, due e un'altra qua laterale, facciamo in tutto 4. Tagliamo, anzi non tagliamo il filo perché dobbiamo fare l'asolina. Mi giro, vado verso il centro del braccialetto, posso fare anche con maglie bassissime e arrivo qua al centro, quindi mi sposto di un'altra maglia con maglie bassissime e qua faccio l'asolina. Facciamo un po' di catenelle, vedete voi quante, poi tornate nello stesso posto, vi spostate con altre maglie basse. Adesso non la faccio perché non la finisco perché non ho trovato ancora il bottone giusto. Dopo aver inserito tutte le perline, vedete, abbiamo chiuso con maglie basse, ho chiuso con maglie basse, poi mi sono spostata verso il centro del braccialetto per fare l'asolina che facciamo con delle catenelle, poi andiamo a tagliare, a nascondere il filo. Quest'altro filo, se è abbastanza lungo, quello con quale abbiamo inserito le perline, vi do un consiglio, potete tornare nella lavorazione e ripassare ulteriormente se ce la fa a passare nelle perline andando verso la parte iniziale e se non avete messo ancora il bottone con la rimanenza di filo potete cucire il bottone, se no come nel caso mio io dovrò inserire un altro pezzo di filo perché non ho scelto ancora il bottone giusto. Come vedete ho un po' di carenza di bottoni e questo è tutto. Quindi se provate a farlo con i cristallini, forse è consigliato che passate 2 volte perché in questo modo le perline, quando finite di inserirle, mettete dritto così il lavoro e tirate un attimo il filo, così le perline si mettono belle dritte. Come vi dicevo, potete fare anche in questa variante
con il cordino e con i cristalli più grandi, oppure addirittura con delle perle, avevo pensato. Niente, questo è tutto. Vi aspetto al prossimo tutorial. Iscrivetevi, fatemi sapere se vi piacciono queste mie idee, questi nuovi braccialetti. E ce ne ho tanti tutorial ancora da registrare, quindi non perdeteveli. Vi aspetto ai prossimi. Grazie a tutti. Allora ragazze, confermo, dopo aver inserito il giro di perline, tornate nella lavorazione con la rimanenza di filo, attraversando di nuovo le perline, perché così si mettono più, si fissano meglio. Ecco, vedete, con 2 giri di filo sono più stabili anche come posizione, mentre qua tendono di andare un po' così. È tutto, grazie a tutti.